Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra la festa programmata per domani, che si svolgerà sia allo stadio sia per le vie di Milano, e naturalmente il calciomercato. Anche oggi ci sono diverse notizie, diversi spunti, ecco, tra la corsia a destra, De Vrij, Pavard, Aleksandar Stankovic, che potrebbe anche tornare per non rimanere all'Inter, quindi andiamo a vedere quali sono le ultime, e poi un appunto sulle dichiarazioni di ieri di Gerry Cardinale, che però lasciamo volutamente alla fine, quindi giusto per l'importanza del personaggio. Importanza ovviamente minore, visto che lo lasciamo come ultimo tema. Iniziamo innanzitutto dalla Gazzetta dello Sport, che titola: a San Siro già alle 12:30 la squadra si allenerà all'Arena in settimana. Si fa infatti una panoramica su quella che sarà la festa di domani, festa che inizierà allo stadio col prepartita e si inizia alle 12:30 appunto con un evento con diversi ospiti. Poi ovviamente la partita, la premiazione e la parata col bus scoperto che partirà da San Siro per arrivare fino al Duomo. In settimana l'Inter si allenerà all'Arena Civica, sarà però un allenamento che non sarà aperto ai tifosi, quindi sarà soltanto per i dipendenti, per le squadre giovanili nerazzurre, credo per una questione di ordine pubblico. Passiamo anche agli altri temi e proprio ecco, ai temi del calciomercato. Il Corriere dello Sport titola: tenere la destra, l'assalto a palestra dipende da Dumfries, Diouf la conversione. L'Inter vorrebbe confermare l'attuale coppia di esterni, ma per l'olandese c'è l'incertezza legata alla clausola. Finora il giocatore non ha ricevuto proposte indecenti. È chiaro che il mercato dell'Inter per quanto riguarda la corsia a destra dipende da cosa faranno gli altri praticamente, perché l'Inter terrebbe volentieri Dumfries, che però ha una clausola a 25 milioni, ha 30 anni, quindi può essere un'età che va a scoraggiare un po' gli acquirenti, soprattutto se parliamo di top club inglesi. Però c'è anche il mondiale, quindi secondo me la vetrina del mondiale potrebbe far drizzare un po' le antenne a diversi club, anche perché 25 milioni sono davvero pochi per un esterno della qualità di Dumfries. A quel punto il mercato dell'Inter può cambiare completamente, perché ad oggi, da quanto riporta il Corriere dello Sport, l'Inter punterebbe su Dumfries e Diouf come alternativa, che ha scavalcato Luis Enrique. Luis Enrique sarà in uscita anche perché degli apprezzamenti ci sono, come sono arrivati anche a gennaio, e quindi la coppia sarebbe Dumfries-Diouf. Se Dumfries dovesse partire, automaticamente poi scatterebbe l'assalto a palestra. Se Dumfries rimane, non avrebbe alcun senso andare ad investire oltre 40 milioni per palestra. Fare la coppia Dumfries-Palestra ovviamente ne può giocare soltanto uno. Secondo me ci sono diversi aspetti da valutare. Palestra è un calciatore validissimo, però è chiaro che la permanenza di Dumfries darebbe possibilità all'Inter di investire in altri ruoli. Il Corriere parla anche di Nico Paz. Io non credo che l'obiettivo sia investire principalmente su Nico Paz, quanto investire qualcosa in più per il centrocampista. Si è parlato tanto di Manu Koné. Se però l'Inter dovesse sostituire Dumfries con Palestra, difficilmente può investire anche oltre 40 milioni per Koné. C'è poi un altro aspetto, quindi magari la permanenza o meno di Dumfries può cambiare molti piani di mercato dell'Inter. C'è un altro aspetto. La coppia Dumfries-Diouf secondo me è rischiosa. Io metterei un altro quinto, magari anche dal costo limitato, che però mi dia garanzie, un calciatore che già è abituato a fare il quinto. Perché dico questo? Perché naturalmente con Diouf andava fatto un lavoro tattico, quindi bisogna adattarlo ad essere un quinto a tutti gli effetti. Oggi Diouf è un calciatore che magari punta all'avversario, che ha progressione palla al piede, però nella fase di non possesso, nel posizionamento, è chiaro che non può essere un quinto ideale ad oggi. E nel caso in cui questo processo non andasse a buon fine, significa ritrovarsi un po' nella stessa condizione di quest'anno. Quindi con Dumfries titolare sul quale fare pieno affidamento, ma con un'alternativa che magari può far fatica tatticamente ad essere un quinto, e quindi ci troviamo nella condizione di aver difficoltà a far rifiatare Dumfries o a fare a meno di Dumfries se dovesse saltare qualche partita. Quindi bene Dumfries Diouf, però almeno un altro elemento che possa dare delle certezze, magari anche un elemento duttile che può essere utilizzato in più ruoli. Passiamo anche a quelli che sono però gli altri articoli di giornata, perché sempre il Corriere dello Sport parla di Aleksandar Stankovic e si legge: Stankovic, tentazione plusvalenza. L'Inter lo riacquisterà dal Bruges, ma potrebbe vacillare davanti a un'offerta top dalla Premier. 2 club inglesi sarebbero pronti a sborsare per lui 40 milioni. L'Inter
eserciterà il diritto di recompra su Stankovic, su questo non ci sono dubbi. E diritto di recompra che sarà a 23 milioni, l'Inter però ne ha incassati quasi 10 lo scorso anno. Dopodiché l'idea principale è quella di tenerlo in rosa. Però ci sono delle offerte importanti, delle offerte da 40 milioni dai club inglesi, ci sono Borussia Dortmund e Atletico Madrid interessate che però non hanno ancora fatto delle offerte, e il Corriere dello Sport, ecco, sottolinea che l'Inter potrebbe decidere di fare una plusvalenza con Stankovic per puntare tutto su altri calciatori. E anche qui comunque c'è sempre il nome di Nico Paz, ecco, che in realtà viene citato più nell'articolo di Stankovic che in quello di Dumfries, quindi prima facevo un po' una panoramica generale sul nome di Nico Paz. Però il punto è sempre quello: è vero che la plusvalenza è importantissima, è vero che è un introito che dà la possibilità poi di concentrarsi, di reinvestire in altri calciatori. Secondo me c'è da decidere l'Inter con quale sistema di gioco giocherà il prossimo anno, perché se confermiamo il 3-5-2, e allora a quel punto io Stankovic non lo cedo per 40 milioni, perché è vero che mi risulta comunque una buona plusvalenza, significa praticamente che l'Inter andrebbe ad investire 13 milioni, scalando ovviamente i 10 dello scorso anno, ne otterrebbe 40, significa comunque fare una plusvalenza importante. Il punto però è un altro, che Stankovic è un calciatore giovane in rampa di lancio, può esplodere, può essere anche un centrocampista titolare nel futuro dell'Inter. Perché privarsene? Se l'Inter vuole passare ad un centrocampo a 4 e quindi con solo 2 centrocampisti centrali, può avere un senso, perché chiaramente c'è troppa abbondanza a quel punto, perché Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Sušić, Stankovic, eventualmente un altro calciatore che dovesse arrivare, e allora a quel punto è chiaro che qualcuno deve uscire, si fa plusvalenza, si va a prendere il trequartista, che secondo me Nico Paz è difficilissimo da prendere, però avrebbe un senso. Ma se continuiamo col 3-5-2 come sembra, e l'eventuale 3-4-2-1 sarebbe soltanto un'alternativa, perché fare a meno di un centrocampista come Stankovic, magari poi con la necessità comunque di rimpiazzare quel calciatore anche numericamente? Se le offerte sono irrifiutabili, per esempio arriva una squadra con 60-65 milioni, è chiaro che l'offerta va valutata, è chiaro che magari si può procedere alla cessione e reinvestire quell'introito, ma a 40 milioni, seppur è un'ottima offerta, io terrei Aleksandar Stankovic. Passiamo anche all'altro articolo e passiamo su Tutto Sport. Invece leggiamo: De Vrij, rinnovo per forza, sono troppi giocatori al passo di addio in difesa. Secondo il Tutto Sport, l'Inter vorrebbe tenere De Vrij e lo stesso olandese avrebbe comunque la permanenza all'Inter in cima ai suoi desideri. Il rinnovo sarebbe a cifre leggermente più basse, quindi a 2,5 milioni, e questo permetterebbe all'Inter, ecco, di non fare troppi investimenti in difesa. Io sono dell'idea che De Vrij è un buon calciatore, assolutamente, ha dato anche delle garanzie quest'anno, però è stato l'ultimo nelle gerarchie dei difensori, perché c'era Kanji che poi è diventato il titolare, la prima riserva era Acerbi. De Vrij è stato utilizzato pochissimo, è stato quasi accantonato da Chivu quest'anno. Il prossimo anno cosa succede? Che gli viene rinnovato il contratto e scala le gerarchie, diventa la prima riserva. È un po' un discorso controproducente. Il calciatore ha un anno in più, però scala le gerarchie. Insomma, non è un discorso che mi piace tantissimo. Ecco, io preferirei che a questo punto, visto che siamo arrivati al termine del contratto con tanti over 30, tra cui De Vrij, a questo punto si fanno 2 investimenti in difesa e magari, ecco, se si azzeccano quegli investimenti, ovviamente parlo di azzeccare gli investimenti, ma sono sempre delle operazioni studiate, bisogna valutare tanti aspetti, le caratteristiche, come se si integrano nel nostro sistema di gioco. Però ecco, se si fanno 2 buone operazioni in difesa, potremmo avere la difesa anche per i prossimi anni e quindi non soltanto rinviare sempre degli investimenti. E questo probabilmente è il momento buono per sostituire questi calciatori, fermo restando che in generale De Vrij non è un cattivo difensore. Chiudiamo invece anche con, per quanto riguarda, ecco, gli articoli, con Pavard. Si legge: Benji, l'interista è sodato, Pavard torna ad Appiano, porte chiuse per lui. Pavard tornerà dal prestito al Marsiglia, l'Olympique Marsiglia non riscatterà il francese e quindi praticamente un calciatore in esubero. Si era vociferato, Sky Sport qualche giorno fa ha riportato che Pavard volesse restare all'Inter
ma come leggiamo oggi, Chivu praticamente non apre alla sua permanenza, anche perché Pavard si è lasciato male con l'ambiente. Ricordiamo anche lo scorso anno, durante il Mondiale per Club, lui era assente per un infortunio alla caviglia, poi pubblicò, anche un po' ingenuamente potremmo dire, la foto in cui giocava a padel con Teo Hernandez. Quindi si suppone che la caviglia andasse più che bene per giocare a padel. Si è lasciato male con l'ambiente ed è un calciatore che pesa tantissimo sul bilancio annuale dell'Inter, perché pesa per 13 milioni, come abbiamo detto altre volte, praticamente più di lui nel bilancio annuale pesano soltanto Lautaro Martinez e Barella. E Pavard sarebbe comunque una riserva se rientra all'Inter. È vero che un terzo di difesa non sarebbe male, anche proprio numericamente, però insomma una riserva che va a pesare così tanto nel bilancio è un calciatore che non può essere in alcun modo valorizzato comunque. Diciamo che è un discorso un po' che va in controtendenza rispetto a quello che l'Inter sta cercando di fare negli ultimi anni, cioè ridurre i costi, si va verso la sostenibilità, quindi diciamo che è un po' un discorso che va visto su due piani, sia dal punto di vista comportamentale, e quello comunque va in direzione opposta alla permanenza di Pavard, sia dal punto di vista del bilancio, e un po' il discorso rimane simile. Il punto è che Pavard guadagna circa 5 milioni netti all'anno e quindi questo rende complicata la sua cessione, e praticamente per evitare una minusvalenza l'Inter dovrebbe ottenere circa 13 milioni per il peso che ha ancora nel bilancio dell'Inter per i prossimi anni, ecco appunto, e quindi è un'operazione che potrebbero permettersi probabilmente soltanto determinati mercati, magari qualche squadra turca o il mercato arabo, che non escludo, ecco, a questo punto possono interessare a Pavard, anche perché penso che sia difficile che possa interessarsi al difensore un top club. Ormai è un calciatore che ha fatto bene, ma non come ha fatto nel top della carriera nell'anno della seconda stella. Già lo scorso anno ha lasciato un po' a desiderare, quest'anno insomma all'Olympique Marsiglia non ha convinto, quindi sembra anche un calciatore un po' in fase calante della sua carriera. Concludo anche con un appunto sulle dichiarazioni di ieri di Gerry Cardinale, lasciato volutamente alla fine perché per me, per le dichiarazioni che ha fatto, è un personaggio che non merita tantissima importanza. E ieri ha riportato: calcio italiano non si tratta solo di Serie A, si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0. Sembra praticamente un qualcosa, faccio una dichiarazione così attiro le simpatie dei tifosi milanisti, visto che ultimamente la dirigenza del Milan non attira grosse simpatie, ed una dichiarazione volutamente per pungere l'Inter e non parlare dei suoi problemi, perché qui si parla di perdere la finale di Champions 5-0, ma ricordo al caro Cardinale che l'Inter in questi anni continua ad essere competitiva, continua a vincere, magari fa un secondo posto, arriva 2 volte in finale di Champions, e sì, la finale di Champions può capitare anche di perderla. Purtroppo l'Inter ne ha perse 2, una in malo modo con un 5-0, però ci deve arrivare in finale di Champions. Ci devi innanzitutto arrivare in Champions, visto che il Milan quest'anno non ha partecipato ed è a serio rischio anche la partecipazione alla Champions del prossimo anno. Quindi se sei a capo di una squadra che ha investito praticamente il triplo rispetto all'Inter, perché se vediamo negli ultimi 3 anni il disavanzo per i cartellini, l'Inter ha fatto segnare circa un meno 50 milioni, il Milan circa meno 130 milioni, quindi ha fatto investimenti importanti nonostante delle cessioni pesanti, come per esempio Hernandez, come Reinders, però è una squadra che ha investito tanto e che però stenta ad essere competitiva, perché fa fatica anche a qualificarsi in Champions, figuriamoci a raggiungere 2 finali di Champions. Quindi insomma, prima di andare a vedere chi le ha perse le finali o che il calcio italiano avrebbe problemi perché si perde una finale di Champions seppur con una goleada degli avversari, bisognerebbe concentrarsi sul fatto che si spende tanto ma si fa fatica anche ad arrivare in Champions, e quando magari ci si arriva poi si esce al primo turno. Ecco, quelli sono i problemi, non chi arriva in finale e perde 5-0. Però, come detto, è la dichiarazione di un personaggio che in questo momento si sta un po' arrampicando sugli specchi, arranca un po' per cercare di ottenere le simpatie dei tifosi che insomma sono in protesta e non sono certo soddisfatti dell'operato del Milan, che non solo non riesce ad essere competitivo, ecco, ad inizio anno qualcuno lo metteva davanti all'Inter, non solo non è riuscito a competere con l'Inter, rischia anche di non entrare nelle prime 4.
Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle ultime di mercato, quindi sul nome di Stankovic, l'offerta da 40 milioni, sulla situazione relativa all'esterno destro, quindi Dumfries, Diouf, Palestra e magari, perché no, anche qualche altro nome che potrebbe aiutare quantomeno ad avere alternative in quel ruolo, e aspetto anche qualche considerazione su queste dichiarazioni di Cardinale. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.